oggi sono da solo, per cui faccio solo mezzo chilo di pasta. Non esagerate mai. Questa è una mossa assolutamente astuta. Andate a riempire tutto, come le migliori nevicate di St. Moritz. Credo sia illegale, tra l'altro. Ragazzi, sono Mocio e questa è Big Italy. Questo nuovo format, ragazzi, è nato dopo un pensiero, un'illuminazione che ho avuto. Sapete, sono un grandissimo amante della cucina americana e di tutto quello che è esagerato. Ma ho capito una cosa, ho capito che dovevo rientrare, tornare alla base, rientrare un po' a casa e quindi tuffarmi nella cucina italiana e cercare di intraprendere un viaggio che mi riporti a casa e che mi faccia uscire e tornare all'infinito. Ma che cazzo stai a dire? Andiamo oggi a parlare di un piatto che è un'istituzione, è un viaggio, è un momento di festa, è un primo, è un secondo, è un contorno, è la vita, è la storia, è il ricordo di mia nonna. La pasta al forno, ragazzi. A botte il cazzo. La pasta al forno è tutto, contiene tutto, è un liquido primordiale, una situazione in cui possiamo mischiare, possiamo essere noi stessi, possiamo mettere quello che vogliamo. E oggi vi farò vedere come faccio la pasta al forno, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere sempre sintonizzati, sincronizzati al momento con tutti i nuovi video. Andiamo a vedere come si fa la pasta al forno. Vedere gli ingredienti. Partiamo dal sale, ragazzi, fine e grosso. Poi il nostro fidato macinino di pepe, della noce moscata, pasta, dei mezzi rigatoni rigati, piselli, surgelati questi, un trito classico, carote, cipolla e sedano per il nostro sughettino, parmigiano grattugiato, il mio amatissimo burro, della scamorza dolce che abbiamo già tagliato, della farina, un goccio di vino ci servirà per dare un po' più di tono e un po' più di sangue, un litro di latte, dell'olio, pelati, pomodori pelati e dalla carne trita, appunto, con la quale andremo a fare il nostro sugo meraviglioso. Ma vediamo il procedimento, partiamo dal sugo. Partiamo prendendo il nostro fantastico trito, ragazzi, l'abbiamo tagliato non troppo fighetto, mi raccomando, un po' anche grossolano, non ci importa, una casserolina e lo mettiamo dentro tutto, voilà. Una bella dose di olio, dobbiamo farlo bello sostanzioso il nostro sugo e accendiamo la fiamma. Ragazzi, questo era uno dei piatti preferiti che mi faceva mia nonna. Voi mi vedete così adesso grande, grosso, tutte queste cose, ma voi dovete immaginare che un tempo io ero grande così, sono caduto in una pentola di pasta al forno e mi sono trasformato così, ve lo giuro. È il momento di prendere la nostra carne trita mista di bovino e maiale, perché un po' di porco ci vuole sempre. Andiamo a far sigillare la nostra carne. Diamo una prima condita con una smacinatina di pepe e una dose giusta di sale. Sentite, ragazzi, il suono dell'amore solito. Sentilo che bello, sentilo. Pura poesia. La nostra carne è quasi finita. Quindi andiamo col nostro vino a dare una sfumatina. Mi raccomando, fiamma deve essere abbastanza alta, perché dobbiamo far evaporare l'alcol. Quindi andiamo ad aggiungere un bicchiere abbondante, direi. Perfetto. Senti i profumi qua, sembra, ragazzi, vin brûlé. Una volta evaporato il nostro vino andiamo ad aggiungerci il nostro bellissimo, italianissimo, stupendissimo, rossissimo pomodoro. Voilà. Diamo una mischiata, una giustata di sale e una pepatina sempre. Io adoro il pepe, se non so se avete capito. Dobbiamo portare ad ebollizione il nostro pomodoro. Appena vedete che incomincia a bollire, fiamma al minimo, ve lo dimenticate, lo lasciate andare per ore, andate a farvi una passeggiata, andate dove volete. Deve diventare un concentrato di amore.
abbasso la fiamma e lo lascio andare. Nel frattempo, perché sono una persona previdente, dotato di un'intelligenza superiore, ho messo dell'acqua a bollire. Intanto ci aggiungiamo un pochino di sale, scritto. Voilà. Appena la nostra acqua sobbolle, ci butteremo il nostro bel mezzo rigatone rigato. Ho scelto questo formato perché per la pasta al forno, perché come vedete di spazio da riempire qui ce n'è. Andremo a riempirlo col besciamella, col nostro sugo, con insomma tutto quello che ci pare, e saremo sicuri che il nostro bel rigatone prenderà tutto il nostro sugo. Aggiudicati! Oggi sono da solo, per cui faccio solo mezzo chilo di pasta, mi raccomando, non esagerate mai. La lasciamo tranquillamente bollire, noi possiamo dedicarci a il nostro sugo. Andiamo ad aggiungerci i nostri favolosi piselli. Voilà. Meschiamo dolcemente e lo spostiamo sul fuoco dietro, perché intanto qui andremo a fare, ragazzi, una di quelle cose che ha segnato la mia infanzia indelebilmente, ovvero la besciamella. In che senso? Ragazzi, dovete sapere che la besciamella, piatto tra l'altro facilissimo da fare, per cui ci richiede una dose di burro. Vi stavo raccontando, ragazzi, la besciamella ha segnato la mia infanzia. Perché? Perché mia mamma e la mia nonna, due personaggi chiave della mia figura e della mia snellitudine. Tu la conosci a mia mamma? Dovete sapere che da piccolo mi prendeva sempre come aiutante per fare le lasagne. Io ero l'addetto alla besciamella, ovvero quello che doveva ripulire la pentola una volta che la besciamella era stata utilizzata. Per cui mia mamma, santa donna, ne faceva apposta tipo un po' di più, così io andavo con un cucchiaino, raspavo la pentola, mangiavo e poi il risultato è questo qui. Fantastico, ragazzi, che ricordo indelebili nel mio cuore. A questo punto prendiamo la farina, ragazzi, e la aggiungiamo al nostro burro. Ragazzi, mi raccomando, fatela tostare bene la farina con il burro, perché sennò ve la mangiate cruda, roba che neanche le capre secondo me si mangiano. Forse la mangiano? No? Io ho detto, poi se uno mangiasse la farina cruda sarà un cazzo, sarà una capra. Capra! Il nostro fondo deve assumere quel color nocciola, ragazzi, nocciola. Via ancora un attimo indietro. Ah, forse perché stavo sbagliando fiamma, ecco perché. Prima che PPP non mi hai detto se ci voglio 100 grammi di farina, bla bla bla. Non state sempre lì a lamentarvi, apri la descrizione e ti ricordi, ti vedrai tutti gli ingredienti e i dosaggi corretti per la ricetta. Questa è la mia versione, volete aggiungerci, che ne so, da salsiccia, dei wuster, ma fatelo, chi sono io per dirvi cosa dovete fare o non dovete fare? Basta fare questo. Tu credi? Voilà, ci siamo, ragazzi. Latte alla mano. Sembra una di quelle bottiglie da sui monti con annetti, no? Mi fa pensare ad Heidi, tipo. Guarda qui che bella vita. Rimettiamo sul fuoco, ragazzi. Mi raccomando, questo momento decisivo, lavoro di frusta per evitare che si creino grumi. Ragazzi, guarda il movimento del polso. Guarda il movimento del polso. La besciamella si è ben addensata, ragazzi, come potete vedere. Andiamo adesso ad aggiustare con la noce moscata, che se non apro non scenderà mai. Io ci metto anche una spepatina e pizzico rio. Facciamo 2 di sale, ma facciamo 3 che non si sa mai. Ed eccola qua. E adesso, visto che abbiamo del tempo a disposizione, ragazzi, prima che la pasta sia pronta, il sugo ci metterà ancora 26 giorni. Questo è un trick che vi do così di soffiata. Quando la lasciate riposare un attimino, si crea sopra una patina leggermente dura. Voi andate a togliere con la mano, la mangiate, sembra una caramella, una gelatina di besciamella. Andiamo avanti, ci siamo, direi. Possiamo andare a scolarla e nel frattempo aspettiamo che il nostro sugo finisca di cuocere. Ragazzi, siamo pronti adesso ad andare in teglia. Quindi prendiamo la nostra pasta, che mi raccomando, ragazzi, deve essere un po' a metà cottura. Andiamo adesso a creare un po' di divertimento. Non sono uno di quelli che mischia il sugo con la besciamella. Perché? Perché mi piace un po' più giocare. Quindi prendo un bel mestolone, lo metto un po' a caso e lo stesso faccio con il sugo. Guardalo come si è cotto, come si è ristretto. Ma no, magnifico. E lo andiamo a mettere un po' qui, un po' qui. Faccio questa cosa, guardami, seguimi bene, perché vado a schiacciare e un po' a mischiare le due cose, ma non con un senso, cioè... Se mi permetti, a cazzo di cane. Bisogna un po' giocare col cibo, quindi mi raccomando, ragazzi, non state indietro col condimento, Questo livello non è assolutamente male. E cosa facciamo a questo punto? Andiamo a renderla ancora un po' più conditina con una pioggia di scamorza. Forse solo un pochino. Siamo arrivati
arrivati al tocco finale. Parmigiano. Non c'è cosa più divina della pasta al forno con la crosticina. Che stronzetta. Andate a riempire tutto, come le migliori nevicate di St. Moritz. Wow. Benissimo, direi che la dose mi sembra congrua. In chiusura, giusto per non farci mancare nulla, filo d'olio. Cosa ne diciamo? Guardalo qua. La vogliamo super crispy. Siamo pronti per andare in forno. Direi sempre 180, 200 gradi, mezz'oretta, 35 minuti, dipende un po' dal vostro forno come lo conoscete. Andiamo e aspettiamo che si crei la crosticina, la magia! Dopo essere passata in forno e aver riposato, la nostra pasta al forno è assolutamente magnifica ed è pronta per essere assaggiata, ma io non ce la faccio. Ragazzi, io così non ce la faccio, non posso continuare, ve lo dico. Qui si parla di ricette classiche, ma io non posso. Ma contro tutto il mio credo, dobbiamo fare di più, ragazzi. Dobbiamo sempre volere di più. Fare una cosa per la quale molti di voi forse mi lasceranno. Andremo a friggere la pasta al forno. Con questo non ci capisco niente, è mezzo matto. Per il nostro piano diabolico, ragazzi, abbiamo bisogno di pan grattato mischiato con del parmigiano. Questa è una mossa assolutamente astuta, in quanto la crosticina che si verrà a creare sarà formaggiosa. Genio! Quindi la mettiamo in una teglia. Poi prendiamo 4 uova. Forse ce ne bastavano 2, ma per non sbagliare facciamo... Perfetto. Anche per questo abbiamo una tegliettina. Va. Voilà. Ho già messo sul fuoco dell'olio, che è quasi pronto. Porzioniamo una dose che riteniamo adeguata alla vostra fame. Credo sia illegale, tra l'altro. Non fatevi prendere dal panico. Eccola, viene, c'è! Momento topico. Ragazzi, lei tenterà di cedere. Se qualche parte non vi segue, non spaventatevi. Andremo avanti senza di loro, in questo modo. Su tutti i lati, ragazzi. Fantastico. Col palettone, mia nonna lo faceva con le mani, non so, aveva le mani di amianto probabilmente. Ragazzi, è stato un piacere. Che meraviglia! Andiamo a controllare la nostra pasta. Quella che è diventata una composizione mistica. La asciughiamo un po'. Guardala qui, la nostra frittellona di pasta al forno. L'abbiamo fritta, dai, basta così. Tocco finale. Così a sfregio, oserei dire. Ancora un po' di besciamella, ma ancora un po' di sugo, dai. Ragazzi, vi presento la mia pasta al forno. Voi direte eretico, io dirò innovatore. Voi direte pazzo, io vi dirò Voi direte cosa penserà tua nonna di te? E io vi risponderò, si vede che non conoscevate mia nonna. Non ci resta che andare all'assaggio di questa meraviglia. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se volete vedere altri gesti di protesta e di assoluta innovazione nei confronti della cucina italiana. E attivate la campanellina così vi arriva la notifica del video. Ciao belli, andiamo all'assaggio. Vi confesso che sono un po' emozionato. Ragazzi, abbiamo dato una tripla vita a questa pasta. Inferno, purgatorio, paradiso, un'ascesa alla gloria. Devo dirvi che è diventata super crispy. Già di solito col passaggio in forno si crea la crosticina di formaggio, ma il pan grattato fritto è una marcia in più. Guardate intanto la scamorza. Qua io ci vedo assolutamente un'aurora boreale. Una sinfonia. Naturalmente la dose extra di besciamella, a mio gusto, è insuperabile. Assolutamente da provare, ragazzi. Che dire, questa era la mia ricetta per la pasta al forno fritta alla mocio. E ricordatevi, ragazzi, che tutto ciò che vi sembra sbagliato potrebbe rivelarsi una scoperta.